Oggi vi farò vedere un po' i passi base per poter utilizzare il software Sprutcam. C'è chi di voi, penso la maggior parte, lo abbia scaricato ed installato, e quindi in queste giornate che siete a casa e che siamo a casa potete un po' fare l'esercizio e vedere qualcosa di nuovo, per vedere un software alternativo magari a quello che avete, o comunque una possibilità di programmare e lavorare nelle aziende, nelle officine meccaniche. E almeno con questo webinar spero di darvi almeno le nozioni base per poter lavorare, creare qualche percorso utensile, anche semplice, e quindi vedere cosa si può fare. I tasti della schermata di Sprutcam. Allora, Sprutcam intanto si divide, vediamo qui, questa zona, in 3 ambienti. Sprutcam si divide in questi 3 ambienti che vediamo appunto su questo rettangolo. Modello 3D, dove importeremo il solido, lo muoveremo, lo spostiamo, lo possiamo ingrandire, fare le varie, possiamo disegnare. E poi abbiamo l'ambiente di lavorazione, quindi dove impostiamo le nostre lavorazioni, e poi l'ambiente di simulazione, per simulare, così poi poter processare, quindi creare i nostri percorsi utensili da poter mandare in macchina, che è praticamente il programma ISO. ISO può essere Fanuc o Heidenhain, o un linguaggio Siemens che sia, il programma per poter mandare, da poter mandare in macchina a controllo numerico, in modo che questa macchina possa poi creare il nostro pezzo particolare. Quindi, tornando a noi, qui abbiamo i 3 ambienti da poter scegliere, e qui sopra abbiamo le varie icone che cambiano in base all'ambiente dove siamo. Quindi vediamo un ambiente e una finestra molto pulita, in modo da agevolare la visualizzazione del nostro ambiente di lavoro, per essere più snello, più ampio, più semplice e pulito. E allora per quello Sprutcam ci fa vedere le icone in base a quello che stiamo andando a fare, che scegliamo di fare. E mano a mano adesso queste icone qui andremo a vederle in base a quelle che ci serviranno. Non andrò a far vedere tutte le funzioni e tutte le icone, perché appunto, essendo un corso base, cercherò di essere un po' far vedere le cose più semplici, più utili, appunto basilari, per poter programmare. Se vi serviranno delle informazioni in più, o avrete delle domande da farmi, potete contattarmi. Avete tutti i miei contatti per mail, avete la mia, che vi è arrivata nell'invito, quindi avrete la mia mail e il mio numero di telefono. Quindi dopo ci sono le icone qui sopra. Qui vabbè, abbiamo la guida, dove poter c'è una guida completa in inglese, e una guida che all'80% è stata tradotta in italiano. Quindi se noi si va nel punto di domanda conoscenza base, ci si collega in internet, e tramite internet c'è la guida in italiano. Poi qui a destra abbiamo, dentro questa finestra a tendina, le viste dall'alto, da sinistra a destra, le solite viste che si possono avere, più la possibilità di dividere lo schermo in orizzontale e verticale, e vari pulsanti da poter usare come visualizzazioni. Ma come visualizzazioni abbiamo anche queste icone che abbiamo qui in alto, per poter fare uno zoom tutto, la visualizzazione in ombreggiato con bordi o un wireframe, quindi in filo di ferro, e le viste
che sono le stesse che posso scegliere le viste Fraser, queste viste, o sceglierle su questo tasto. Quando io vado sopra l'icona mi scompaiono le viste da poter visualizzare, e poi comunque vi faccio vedere come si può muovere il pezzo. E quindi abbiamo questi 4 tasti di visualizzazione. Poi da qui a questo qui, queste sono delle icone per visualizzare o nascondere i vari particolari nello schermo, come andremo a vedere il grezzo, piuttosto che l'utensile, la tinza, l'attrezzatura, la macchina e il percorso utensili. Da qui in poi invece ci sono le icone di selezione, dei filtri di selezione. Cosa posso selezionare? Di solito io li tengo tutti attivi, cioè posso selezionare sia i bordi, sia le superfici, le facce, i bordi delle superfici e i vertici. Qui sotto invece abbiamo questa finestra e la finestra al di sopra, che questa di sotto ci fa vedere praticamente ciò che riguarda, quindi le proprietà o quel che c'è all'interno di quel che selezioniamo qui sopra. E mano a mano adesso andremo a vedere. Quindi nel modello 3D avremo, come vediamo, delle cartelline. Se noi andiamo nelle lavorazioni, qui sopra avremo tipo la nostra macchina e le varie lavorazioni che avremo qui in albero, a scaletta, una sotto l'altra. La lavorazione che andremo a selezionare al di sotto ci farà vedere i vari parametri. Per quello che dico che la finestra qui sotto non è altro che le proprietà di quello che selezioniamo sopra. Quindi questo è l'ambiente. Ultima cosa, dentro, in alto a sinistra qui, dentro Sprutcam, abbiamo il setup di sistema per le varie opzioni da poter modificare quel che riguarda il nostro ambiente, e la versione per vedere invece gli aggiornamenti. Quando noi facciamo versioni, in automatico lui ricerca in internet gli aggiornamenti e poi possiamo scaricarli ed installarli. Quindi tornando a modello 3D, che è il primo ambiente di Sprutcam, qui abbiamo la possibilità di disegnare, quindi questo è un disegno tipo AutoCAD, il che vuol dire che posso disegnare sul mio piano attivo in tutti i software CAD e CAM si intende il piano identificato da X e Y, che per default a livello internazionale sono le frecce rosso e verde e la Z è blu. Quindi il nostro piano attivo sarà questo che noi visualizziamo con questo quadrettino azzurro, e per cambiare i piani potremo andare qui sotto. E quindi se io vado a cambiare, tipo metto YZ, ecco che cambiano le freccette, e quindi il mio piano sarebbe questo rosso e verde. Quindi questo disegno non è altro che la possibilità di disegnare tipo AutoCAD. Quindi ho qui sopra la possibilità, se io mi metto in vista dall'alto, quindi vista superiore, disegno come AutoCAD, quindi libero. Dopo vado ad impostare, a selezionare gli elementi, impostare le proprietà qui a sinistra, posso spostarli, non ho vincoli o quote che mi rendono parametrico il disegno, bensì è proprio uno spostamento tipo AutoCAD. Sto muovendo quindi vediamo anche i metodi per poter muovere l'ambiente grafico. Si fa tutto con la rotellina e col tasto destro del mouse. Allora, con la rotellina avanti e indietro, facendola ruotare, faccio lo zoom. Tenendola cliccata e spostando il mouse, trascino, quindi faccio il cosiddetto panel. E invece tenendo cliccato il tasto destro e muovendo il mouse faccio la rotazione. Se poi io mi posiziono pressoché vicino a una vista
e clicco e rilascio la rotellina centrale del mouse, Sprutkam mi fa vedere, mi si posiziona su quella vista, quindi se io così ho fatto da davanti, se io mi posiziono all'incirca da di fianco, clicco la rotellina, ah no, perché adesso sono dentro il disegno, quindi devo uscire dal disegno, clicco la rotellina, mi si posiziona su questo piano. E lo vedremo meglio poi dopo quando andremo ad importare un pezzo. Quindi abbiamo visto il disegno 2D, poi abbiamo a fianco del disegno 2D il disegno che viene chiamato schizzo ed è il disegno parametrico. Quindi anche questo sempre nel piano attivo, quindi rosso e verde, posso andare a fare del disegno col quale, per chi non sa cosa vuol dire parametrico, è la metodologia di progettare con CAD 2D o 3D, generalmente 3D, parametrico, cioè dando dei vincoli e delle quote a ciò che disegno. E questo è quello che appunto si può fare con questo schizzo di Sprutkam. Quindi mi si apre questo ambiente. Se io ad esempio creo un rettangolo dal centro, mi compaiono delle quote, adesso le vedo piccole perché sono zoomato in piccolo. Se io, 1156, clicco questa quota e vado anche con lo zoom, con la rotellina a muoverla, mi si muove, quindi è la quota che mi va a comandare la dimensione del mio disegno. Questo può servire soprattutto nella progettazione, serve se devo creare dei pezzi simili, quindi mi vado cambiando le quote, mi va a cambiare tutto il pezzo. Questo può essere se faccio rettangoli, quindi ho delle quote, e se creo dei disegni collegati, come in questo caso ho creato un cerchio collegato al vertice, se io vado ad esempio adesso a cambiare la mia quota in 600, vedo sempre che il cerchio mi rimane collegato. Quindi ho creato un vincolo. Questa è la parametricità del progettare con CAD. Adesso vediamo qui a sinistra che ci sono i disegni creati, quindi i due disegni nel tipo AutoCAD che vi dicevo, e lo schizzo, cioè quello parametrico. Se io voglio cancellarli, non posso selezionarli qui e dargli cance sulla tastiera. Se li seleziono, vedo ciò che c'è all'interno. Quindi per quello che vi dicevo prima, quel che seleziono sopra mi fa vedere qui sotto cosa c'è dentro. Quindi tipo in questo schizzo ci sarà questo elemento K1, K2, K3 e K4, mi fa vedere tipo il cerchio. Posso cancellare un elemento solo, quindi seleziono questo K4 e gli dico elimina. Se invece voglio cancellare tutto lo schizzo appena disegnato, vado nella cartella padre, che lo vedo nell'albero al di sotto, e quindi nel padre vedrò le cartelline, i miei disegni creati in parametrico e tipo AutoCAD. Quindi vado a selezionare i miei disegni e gli dico cancella uno a uno, oppure con CTRL e SHIFT o SHIFT posso cancellare tutti assieme. Questo per fare il disegno. Quindi attualmente c'è solo la possibilità di disegnare 2D in Sprutkam. C'è un modellatore che dovrebbe uscire con la prossima versione, con gli aggiornamenti della prossima versione, quindi tra qualche mese ci sarà un modellatore parametrico e anche direct modeling che verrà inserito nella versione, quindi sicuramente non farà e non avrà le funzioni di un CAD, che fa solo il CAD, però sarà già qualcosa che può aiutarci, può servirci in alcuni casi se vogliamo fare qualcosa di semplice. Adesso andiamo sulla parte più concreta che può interessare, che interessa un po' a tutti, che è quella di importare un particolare ed iniziare a fare la programmazione.
Quindi vado ad importare un particolare e lo vado a importare il mio pezzo finito direttamente selezionando la cartella modello. Quindi in questa cartella la seleziono e vado a cliccare su importa qui sopra. Mi si apre una finestra, vado a selezionare il mio solido. Io ho deciso di fare il corso con i solidi standard in modo che sono quelli che avete anche voi per fare degli esercizi a casa e almeno potete ripetere quello che adesso facciamo assieme. Quindi importo questo part 1, è un IGES, posso aprire tutti i formati IGES, STEP, STL, XF, Parasolid e via dicendo. Questo part 1 è IGES che avete tutti all'interno della cartella, è un pezzo semplice e lui mi viene importato, posizionato come è stato salvato da chi l'ha disegnato nel CAD. Quindi mi fa combaciare il piano, gli assi diciamo, iniziali del CAD con questi di SprutCam. A questo punto che l'abbiamo importato, come vedo ce l'ho all'interno della mia cartella di modello, quindi siccome avevo la cartellina modello selezionata, quando ho fatto l'import lui me l'ha posizionato già all'interno. Dopo vedremo il perché lo voglio posizionare direttamente dentro il modello. Potrei comunque spostarlo adesso, basta che io lo trascino in qualsiasi cartella. Quando ho importato un solido, o potrebbe essere un XF se voglio lavorare su un 2D, la prima cosa, una buona abitudine, è selezionarlo tutto. Posso selezionarlo con una finestra trascinandola, oppure, solito discorso, seleziono la cartellina, all'interno c'è il mio part, quindi il mio solido, lo posso selezionare anche da qui direttamente. E buona abitudine è dargli come comando di ricucire. Ricucire mi va a tappare o collegare eventuali buchi creati dalla conversione, dalla modellazione CAD, in magari quando è stato convertito in IGES o in STEP, e mi va a creare, cosa più importante, cioè che ci interessa di più, i punti notevoli, tipo alla fine dei bordi o nei centri dei cerchi. Quindi fare ricucire. Se non riesco a selezionare, devo stare attento, come abbiamo detto prima, che siano i pulsanti qui a destra, questi pulsanti tutti selezionati in modo da poter selezionare facce e bordi. Dopo aver fatto ricucire, essendo che faccio come un corso base per la programmazione 3 assi, andiamo a, io consiglio di posizionare già in questo ambiente, cioè nell'ambiente modello 3D, già il pezzo come lo voglio, facendo combaciare il mio piano il mio piano attivo con dove vorrò posizionare lo 0, perché ho dei tool, dei comandi che mi aiutano a far ciò. Per far questo seleziono il mio modello e faccio trasforma. Prima devo selezionare il modello, perché se io non ho nulla di selezionato, il mio trasforma non è attivo, infatti lo vedo che come colore è in grigetto, quindi non è attivo. Se io invece vado a selezionare quel che mi interessa, mi si attiva e allora a questo punto, quando lo clicco, mi si apre questa finestra dove ho praticamente tutti i comandi tipici per poter movimentare e ruotare, muovere, ruotare, scalare, specchiare, posizionare lo 0, che potremo vedere, e ruotarlo. Questo sistema di coordinate è quello che mi permette di, se ho un pezzo praticamente che è stato importato rovesciato rispetto a come mi interessa lavorarlo, posso dirgli quale faccia voglio vedere lungo la Z, quindi lungo l'asse dell'utensile. Tipo ad esempio se volessi lavorarlo da di fianco, potrei cliccare il pallino e vedo l'anteprima del mio pezzo di come andrebbe a posizionarmelo.
A noi questo non serve perché abbiamo già posizionato come ci interessa a noi, quindi con la Z, che è l'asse dell'utensile, perpendicolare a questa faccia. Potrebbe essere che vogliamo però spostare lo 0, quindi in sistema di coordinate ruoto il pezzo rispetto a una faccia in modo veloce. Con posizione 0 mi permette di spostare il nostro 0 pezzo rispetto alla X, alla Y, alla Z. Quindi potrei dirgli se ad esempio adesso lui è posizionato con il 0 in centro del pezzo nella Z più alta. Potrebbe essere che io lo voglio sull'angolo in alto a sinistra, perché magari è la mia morsa fissa. Quindi andrei a dirgli che la mia X la voglio nel punto minore, quindi asse X gli direi minore, e vedo un'anteprima. L'asse Y sarà il punto maggiore, quindi lo porterei qui, e l'asse Z, se mi sta bene sopra, lo lascio in massimo. Andando a dirgli ok, lui in automatico, sentendo le dimensioni del mio pezzo, va a posizionarlo in quel punto. Torno al centro, perché a me lo 0 in centro poteva andare bene, quindi gli dico X centrale, Y centrale, Z massimo, e torno a dirgli ok. Quindi in modo molto veloce, evitando errori, lui va a sentirmi l'ingombro del pezzo e posizionarmi così lo 0. Per quello che dico di posizionarlo già in questo ambiente, appunto per fargli sentire in automatico la posizione di ingombro, quindi i miei punti notevoli, massimi e minimi dei miei assi. Dopo averlo posizionato, a questo punto vado nell'ambiente di lavorazione, perché in modello 3D non devo fare altro. Vado in ambiente di lavorazione. Allora questa che abbiamo qui è una macchina che avete anche voi standard. Adesso vediamo come cambiarla. Ci sono vari tipi di macchine che avete all'interno, addirittura avrete delle 5 assi, dei robot, torni, quindi già di standard varie tipologie, varie possibilità per poter programmare. Allora, qui in questo ambiente di lavorazione, qui a sinistra avremo tutti quanti, anche voi quando farete a casa, una macchina. Per poter cambiarla, posso selezionare, o vado su parametri o faccio doppio clic, mi si apre una finestra. Su questa finestra abbiamo preferenze dove abbiamo dei vari comandi iniziali, parametri della macchina, insomma. Ma in lavorazioni possiamo avere tutte le macchine che all'interno ci possiamo utilizzare. Se vabbè, su cartella ricerca mi escono tutte e ho la possibilità, tipo potrei anche tipo, utilizzare, questa è una macchina che ho fatto io, che mi permette di vedere, di avere delle morse, e quindi se seleziono le morse e i solidi della macchina, vedo le possibilità e i movimenti che questa macchina ha, e anche le corse, perché se io vado oltre corsa mi diventa rosso il solido, tipo anche la X, la sposto, mi diventa rosso quando vado fuori corsa. Questo perché se ho la macchina perfettamente modellata con gli assi effettivi e con le corse effettive, posso già controllare se un pezzo riesco a lavorarlo o no, e se vado fuori corsa, e quindi se avrò dei problemi poi quando vado in macchina. Quindi posso caricarmi la mia macchina con doppio clic, ripeto, qui in alto. Quindi la mia macchina, il mio setup qui in alto, faccio doppio clic e mi si apre la finestra per poter cambiarla. Se qui nell'ambiente voglio nascondere qualcosa, tipo la carena esterna della mia macchina, non voglio visualizzarla, posso, come si fa a nascondere qua? Ho giusto in mezzo, ok,
Ho il mio pulsantino, avevo in mezzo la barra di comando di Zoom del webinar. E ho il comando della lampadina. Semplicemente cliccando la lampadina mi si nasconde o mi si visualizza. Voglio nascondere lo schienale, lo seleziono e con la lampadina lo nascondo. Altrimenti, se volessi, potrei qui a destra, quindi dove avevamo detto prima che abbiamo tutti le nostre icone di visualizzazione, qui ho l'icona per poter nascondere la macchina. Quindi se io la clicco si nasconde tutta la macchina. Ok? Col tasto sinistro. Se clicco col tasto destro ho nodi macchina dove vado a scegliere cosa visualizzare e cosa no. Quindi morsa destra, morsa sinistra, tavola, le ganasce, l'asse Z. Okay. Quindi posso farlo quindi selezionando e avendo la luce, la lampadina, oppure con tasto destro qui a destra. Okay. Per poter avere una visualizzazione ed essere più, andare meglio diciamo, a lavorare nel mio ambiente. Quindi dopo aver caricato la nostra macchina, Splutkam, vabbè, lui ci propone l'ultima che abbiamo usato nell'ultima sessione aperta. Comunque, quindi se la nostra macchina vado a cambiare, cioè mi serve cambiarla, la cambio, e poi qui sotto vado appunto a vedere, inizio a vedere che quel che ho selezionato qua sopra, qui sotto ho tutti i miei parametri. E abbiamo questo menu che ci seguirà, che sono delle icone che avremo continuamente durante la nostra programmazione. Allora abbiamo la prima icona, quindi questa icona di setup macchina, col simboletto della macchina, che sono i parametri appunto di setup iniziale della macchina, dove vedo, adesso andiamo a vedere, c'è il connettore del pezzo, l'origine, gli approcci, gli svincoli, gli assi. Poi ho questa specie di, questa manopolina, dovrebbe essere, dove all'interno vedrò tutti i miei parametri, quindi vedremo che nelle lavorazioni sono i parametri, poi c'è l'icona dell'ingranaggio che sono altri parametri, infatti li chiama varie, e poi avremo sempre questi tre iconcine. Queste tre iconcine, c'è la prima, questa che è la parte da lavorare, quindi il mio pezzo da lavorare. Poi quest'altra iconcina è il mio grezzo, infatti se lo seleziono mi chiama il grezzo, e l'ultima sono le restrizioni, quindi eventuali staffe o solidi o particolari che voglio definirli come pezzi che non devono essere toccati, quindi da controllarmi come restrizioni appunto. Quindi a questo punto devo definirgli dove voglio lavorare il pezzo e dove voglio lavorare il pezzo, qual è il mio pezzo da lavorare e il grezzo. Allora, il mio pezzo da lavorare, lui che lo definisco in questa iconcina qui, quindi ve la riquadro in modo che capiamo dove stiamo agendo, quindi in questa parte da lavorare. Lui di default, perché la logica di lavoro di Splutkam è che come software lui mi suggerisce sempre il percorso più semplice per poter lavorare ed essere più veloce a lavorare. Da questo comunque in modo veloce posso cambiare e definirgli cose diverse. Difatti, perché dico questo? Perché lui, Splutkam in automatico, mi definisce, mi suggerisce che il mio pezzo da lavorare è quello che ho inserito all'interno della mia cartellina modello. Qual è la cartellina modello? Quella che appunto prima nell'ambiente modello 3D abbiamo inserito il part 1, l'AIGES, questo modello 3D. Per quello che vi ho detto di importarlo, vi ho consigliato di inserirlo direttamente dentro la cartella modello, appunto per poter averlo in automatico come parte da lavorare. Quindi in automatico mi prende
il solido all'interno delle cartelline modello. Se volessi definirgli un altro solido da lavorare che non è questo, potrei andare direttamente in facce e andare a cliccare su il mio step che magari mi sono importato, o vado a selezionare quello che il mio solido che appunto è al di fuori della cartellina. A noi va bene questo importato nella cartellina, quindi lo lasciamo così. Come grezzo, che lo definiamo all'interno di questo menu qui, lui mi dice, sempre per il discorso di suggerirmi la cosa più semplice, lui mi suggerisce il grezzo che in automatico parallelepipedo attorno alla parte. Difatti allora nascondo un attimo la macchina, quindi qui a destra nascondo la macchina. Lui ha già sentito il grezzo che di dimensioni minimo, come se avessimo fatto la squadratura in macchina, quindi il grezzo minimo di contenimento. E lui in automatico, senza selezionare nulla, mi propone questo. Okay? Se invece, come faremo noi, voglio un grezzo più grande, vado su primitivo, quindi in questo tastino qui in basso, e gli dico voglio un grezzo che sia un parallelepipedo che tutto attorno abbia, scrivo 3 mm, avendo il flag sul stesso grezzo, mi dà 3 mm su tutte le facce, in tutte le direzioni. Faccio aggiungi, ed ecco che lui, tra parentesi, non ha più parallelo attorno al pezzo, ma mi ha creato un grezzo che è tutto attorno a 3 mm. Ok? Ecco appunto che se vedete mi posiziono, tipo in questo caso nella vista a sinistra, clicco la rotellina, lui in automatico si posiziona su questa faccia, su questa vista. E mi è semplice da abituarmi a utilizzare questa funzionalità del mouse. Quindi il nostro grezzo è definito, quindi non abbiamo altro che dirgli adesso dove vogliamo lavorarlo, in che posizione sulla macchina, quindi perché il pezzo finito lo abbiamo dichiarato, abbiamo detto che è quello che abbiamo detto alla cartellina. Il grezzo l'abbiamo specificato con 3 mm di solo metallo ovunque. Restrizioni non ne abbiamo, comunque lui di default come restrizioni prenderebbe quello che è dentro la cartellina restrizioni, che quindi nel modello 3D potrebbe essere dentro questa cartellina, quindi se abbiamo delle staffe o dei modelli 3D esterni da poter importare, potremmo importarli dentro questa cartellina e lui in automatico li prenderebbe come solidi da non toccare. Per poter posizionare il pezzo nella macchina, rivisualizzo qua a destra il mio menu di macchine utensili in modo da nascondere o visualizzare la macchina, quindi la visualizzo e lui di default in questo caso me la visualizza in centro della tavola. Se io voglio spostarlo, perché tipo in questo caso lo voglio lavorare sulla morsa di sinistra, faccio in connettore pezzo, quindi su quest'iconcina dove vedo il pezzo tenuto in un mandrino o una morsa che sia, quindi su questa iconcina, sul connettore posso andare a selezionare morsa sinistra. Ecco che lui mi visualizza, me lo fa vedere su un punto che io ho impostato di riferimento della mia cinematica. Quindi a questo punto lui mi dice che fa riferimento a questa morsa sinistra e con l'iconcina sotto, dove vedo sarebbe la stessa icona di quello sopra, solo che ho la freccetta di spostamento, mi dice, poi ho la possibilità di definirgli dove lo voglio spostare, quindi se voglio spostarlo con i 3 puntini, qui, con i 3 puntini qui sul nostro valore, mi si apre questa finestra dove ho la possibilità di definirgli un valore o spostarlo
Adesso lo sto spostando con la rotellina perché con SprutCam posso definire i valori e spostarli con la rotellina in modo da avere una modifica e un'anteprima in automatico, okay? In X, in Y. Posso anche cliccare sul mio schermo e trascinare, posso cliccare sul valore e anche qui scriverlo con la tastiera o con la rotellina, andare a movimentare il mio valore, e questo è un metodo di lavoro che ci porteremo avanti sempre, cioè posso sempre dare un valore a sinistra, quindi o nei miei valori qui in basso o nelle mie finestre o direttamente nello schermo, e con la rotellina andare a ruotare e a modificare il valore in su o in giù e vederlo a schermo direttamente. Quindi ci resta la nostra Y, quindi in Y lo porto a 63. Facciamo conto che la Z ci possa andare bene in base agli spessori che metteremo in morsa per poter eseguire il nostro pezzo, e gli diciamo ok, in X ci va bene al centro, ok, e poi ci rimane che chiudere la nostra morsa. Per chiudere la morsa, qui in basso ho messo morsa a sinistra di posizione e apertura morsa di sinistra, invece che 2,50, che è la massima corsa di questa morsa impostata, posso andare ad impostare, adesso non so che valore avevo messo al pezzo, 125 sarà un 126, ecco 126. Okay. Ovviamente la posizione del pezzo in morsa o sulla tavola non ci serve ai fini delle coordinate che usciranno poi nel nostro programma, perché quelle fanno riferimento al zero del pezzo, ma ci servirà, e anche chiudere la morsa, per esempio, metterlo in morsa, ci servirà per simulare in modo effettivo le collisioni e avere un controllo totale del nostro percorso utensile, ed essere sicuri quando andiamo in macchina di non avere collisioni o di essere dentro le corse della macchina e quindi simulare completamente. Quindi il setup della macchina, la posizione, scusa, del pezzo sulla macchina è stato effettuato. Come altro pulsante, diciamo, valore da impostargli è l'eventuale 0 del pezzo. Io posso definirglielo anche qui, quindi lui di default mi definisce che l'origine me l'ha imposta dove ho fatto il 0 del mio piano di prima. Quindi prima abbiamo messo lo 0 in centro, per quello che avevo detto, consigliato di farlo direttamente dal modello 3D, e quindi mi suggerisce lo 0 direttamente dove l'abbiamo impostato prima. Altrimenti potrei andare su questo valore di origine, qui a sinistra, e definirglielo. Con i tre puntini mi si apre questa finestra, potrei andarlo a spostare in X, in Y, in Z con un determinato valore, o selezionarlo qui e trascinarmelo dove voglio. Okay. Nel mio punto, che se io ho visibilità modello geometrico qui a destra, lo si tiene di solito attivo, è praticamente la possibilità di visualizzare o no il mio modello 3D. Lo si tiene attivo in modo che abbia la possibilità di, okay, se vedete, mi fa tipo uno snap, va quindi a collegarsi in un punto. Okay. Posso mettergli anche sul mio grezzo, gli do un punto notevole dove poter posizionare. Quindi posso trascinare il mio 0 dove voglio, posso impostargli dei valori, oppure di default lui me lo posiziona nel punto del mio piano che è impostato nel modello 3D. Ok? Quindi il mio 0 va bene in questa posizione, e quindi sono
Dopo aver quindi cambiato questi 3 valori, che ricordo che sono dove voglio lavorare il pezzo, in questo caso sulla mossa sinistra, sistema di coordinate, quanto lo voglio in alto, se voglio trascinare in su, destra, sinistra, cioè dove lo voglio posizionare, e l'origine, se voglio spostare l'origine in qualche altro punto. Ok? Quindi adesso a questo punto è come in macchina utensile, devo posizionare il pezzo, crearmi il mio zero pezzo per poter eseguire il programma. La stessa cosa, sono le stesse procedure che devo effettuare anche qui per la mia programmazione. E nella macchina, beh, vabbè, non importa, per la macchina che stavo dicendo, che la macchina, questa Dosan, forse voi non l'avete come default nel vostro programma che avete scaricato, che avrete una macchina a 3 assi o quella che avevo prima, io la partner. Quindi forse non avete le morse, un poco vi cambia, vabbè, avete visto qualcosa in più. A questo punto posso andare a iniziare a crearmi gli eventuali utensili e le lavorazioni. Allora, ok. Gli utensili, la libreria utensili ce l'ho qui sopra, su questo pulsante di utensili qui sopra. Aprendola, io ho degli utensili che vedrete toolkit, quindi degli utensili standard che Sprutcam mi suggerisce, mi propone. E come funziona la nostra libreria? Posso dirgli di fare un utensile nuovo di torno, copiare, incollare, eliminare un utensile. Qui ho il filtro per poter vedere il diametro degli utensili, quindi tipo diametro 6, qui possiamo avere utensili da smussi, lamatori, maschi, una fresa cilindrica, e se seleziono appunto un utensile, qui sotto vedo i vari parametri. Quindi ho la geometria dove vedo il diametro, la lunghezza di lavoro, numeri. I numeri si intende ToolID e il numero dell'utensile, il T, cioè il numero dell'utensile col quale verrà richiamato nel programma l'utensile. Quindi questo utensile che ho selezionato è il T6, quindi quando processerò il programma per la macchina uscirà T6 M6, M6 sappiamo che è il codice per il cambio utensile. Se chiamerò questo utensile chiamerà il T19. Poi in disegno abbiamo il numero di denti, l'angolo di ingresso per la possibilità di lavorare a 90 gradi, quindi entrare come una punta, oppure se voglio limitare questo angolo di ingresso, tipo le frese che possono entrare massimo con 2 o 3 gradi, perché magari sono inserti, via dicendo. Il numero dei denti mi serve per il calcolo degli avanzamenti. Su utensili abbiamo di nuovo il diametro, la lunghezza, la sporgenza dalla pinza. Supporto abbiamo la possibilità di definire la pinza, quindi il mandrino del mio utensile. Quindi qua, questi sono alcune pinze che ho dentro di default e come vengono definite in base al diametro e alla lunghezza, e posso aggiungere anche tutti i nostri valori. Questi sono quelli di default, posso rinominarmele, selezionarle, aumentare se voglio, posso aumentare una linea, quindi voglio portarlo più giù, quindi definisco tutta la mia pinza come voglio esattamente, basta che prendo le misure della pinza che ho magari in officina o che voglio utilizzare e la definisco qui. Posso dirgli seleziono supporto, lui mi associerà quella pinza a questo utensile. Feed e speed sono gli avanzamenti, quindi posso andare a definire che questo utensile lavora in CCS, vuol dire in velocità di taglio, vabbè, questo 10 di velocità di taglio, o in giri a minuto, 531. Quindi vado a dire come vado meglio, come sono abituato ad impostare le velocità dell'utensile. I refrigeranti qui a destra, questo utensile voglio che lavori con refrigerante esterno, misto, interno.
direzione di rotazione, orario o antiorario, e feed in lavoro. Anche la feed in lavoro posso definirgli la millimetri al minuto, millimetri al giro o millimetri al dente. Quindi abbiamo degli utensili standard in questa libreria degli utensili e posso crearmi anche la mia libreria. Per creare la mia libreria basta che qui dentro vado a dirgli crea una nuova libreria e allora ognuno si crea la propria libreria personalizzata con gli utensili personalizzati. Noi partiamo e creiamo una spianatura, una contornatura e una foratura in modo veloce con gli utensili standard. Allora facciamo nuovo, per fargli la spianatura sono andato su nuovo, quindi qui sopra posso dirgli nuovo o cliccare la freccetta nera. Se clicco la freccetta nera vedo la possibilità delle lavorazioni in questo menu a tendina più veloce, oppure su nuovo mi si apre questa finestra e ho tutte le mie lavorazioni, che lui mette nel gruppo di sgrossatura, dove ho spianatura, sgrossatura waterline e una sgrossatura 3 assi, dove sente il modello. Ho un tastino di play per vedere un'anteprima della mia lavorazione, lavorazione di task, lavorazione foro 5D, che lui la chiama lavorazione foro 5D, ma è la nostra foratura standard. Quello che interessa a noi è la spianatura, semplice spianatura. E gli dico ok. Ecco che lui va a crearmi qui la spianatura, quindi la lavorazione al di sotto del setup macchina. Quindi il setup macchina, la mia macchina, è il padre e subito al di sotto c'è la mia spianatura appena creata. Come andremo a vedere, come vediamo, possiamo notare, qui quando seleziono la spianatura continuo ad avere i miei, questo più questi tre, sono le stesse icone che trovavamo nel mio setup della macchina. Okay? Perché lui di default mi suggerisce sono le impostazioni di questa lavorazione praticamente. E quindi di default come pezzo finito, quindi questa icona, pezzo finito, lui mi dice guarda che in automatico prendo il pezzo da lavorare della lavorazione precedente, quindi in questo caso la lavorazione precedente è il setup macchina, quindi quella direttamente al di sopra, quindi prenderà il pezzo finito che avevamo identificato qui dentro. Come riseleziono la lavorazione, come grezzo, quindi questa icona, come grezzo, in automatico, tra parentesi mi scrive, in automatico tengo in considerazione i risultati della lavorazione precedente, quindi del mio setup al di sopra o della lavorazione se avessi una lavorazione prima. Quindi in automatico questa è la sua logica di lavoro. Tengo in considerazione il residuo della lavorazione precedente in modo da ottimizzare sempre le lavorazioni. Se non volessi questo, potrei appunto su questo menu andare a cambiargli e dirgli no, guarda che per questa lavorazione mi tiene in considerazione un determinato grezzo e vado ad impostare il mio grezzo. Comunque di default, come vediamo tra parentesi, mi tiene in considerazione il risultato della lavorazione precedente. In setup abbiamo gli stessi valori, quindi mi tiene di default dalla precedente operazione. Quello che c'è di nuovo è questo menu. Questo menu con le barre rosse è praticamente dove noi andiamo a specificare la geometria da lavorare. Quindi nella nostra contornatura specificheremo il nostro contorno appunto da fresare e nella foratura ci saranno i nostri fori da lavorare e vi dicendo quindi la nostra geometria da lavorare. Nella manopolina i nostri parametri. Abbiamo questo menu che sono i collegamenti, quindi i piani di svincolo, quindi le nostre sicurezze, i piani di sicurezza. Su quest'iconcina gli utensili, l'utensile che lui va a utilizzare per questa lavorazione. Fs sono le velocità
E quindi questi menu sono quelli che utilizzeremo e che vedremo in tutte le lavorazioni. Splutcam, io di solito cerco di consiglio, perché mi trovo bene io, dopo ognuno fa come va meglio, di lavorare, abituarsi a lavorare con i parametri qui sotto, quindi con questo menu a sinistra. Altrimenti potrei fare doppio clic sulla lavorazione o cliccare parametri, la stessa cosa, quindi doppio clic sulla lavorazione e mi si apre il menu a finestra, che quindi come tutti i software CAM ho una finestra dove poter selezionare i miei parametri e poter visualizzarli direttamente qui nella finestra, solo che lavorarli qui nella finestra adesso. Ok, ho avuto un attimo di cedimento nel mio PC. Solo che farli in questa finestra è vero che ho a vantaggio delle anteprime, quindi in ciò che seleziono ho delle anteprime come disegno, però perdo l'interattività che invece ho lavorando su questi parametri che adesso andremo a vedere. Però potete fare entrambe le cose, vedete voi quale vi va meglio. Se lavorare direttamente da questa finestra, gli do OK e poi andrò a generare il mio percorso. Io generalmente lavoro qui a sinistra perché è un po' più piccolo, però ho l'interattività, come vedremo, con il mio schermo qui, il mio video qui in centro. Nella spianatura, la spianatura, essendo una lavorazione base, non serve neanche che gli definisco una geometria, perché lui va semplicemente a togliere il materiale di spianatura sentendo il grezzo e il finito, quindi mi farà una spianatura dall'alto al basso fin dove può arrivare. Quindi come geometria non gli definisco neanche nulla nella mia spianatura. Passo direttamente al menu seguente. Il menu seguente, che è la manopolina, posso andare a dire la strategia, spirale, zigzag, ottimizzato, zigzag o una direzione, quindi il cosiddetto zig, il passo tra un percorso e l'altro e tutti i vari parametri. Sul passo qui è 75%, l'angolo di lavoro posso definirlo già con la mia freccetta, tipo posso dirgli, giusto per fare l'esempio, lavora a 45 gradi, quindi ho trascinato la mia freccetta a 45 gradi. Quando gli faccio avvia qui sopra, che vuol dire genera la lavorazione, calcola la lavorazione, il mio percorso utensile, dico avvia, lui va a creare la lavorazione a 45 gradi. Non mi sta bene, la voglio a 90 gradi, trascino la freccetta e quando gli dico avvia mi va a lavorare a 90 gradi. Quindi questa è l'interattività che dico che può servirmi mi è comodo lavorare e avere, diciamo, nello schermo. Quando qui adesso vedo che va avanti e indietro la mia visualizzazione, perché praticamente Splutcam tiene conto di come si muove la macchina, quindi ho la mia tavola che va a destra e a sinistra. Se io nascondo la visibilità della macchina, almeno finché sto programmando, il mio pezzo rimane sempre fisso a schermo e mi si muove l'utensile, vado meglio a programmare. Poi cos'ho? Qui sotto ho il mio livello superiore e il livello inferiore. Come vedete il livello superiore mi compare questo piano. È un valore verde qua a sinistra. Verde vuol dire che lo prende di default, quindi va a identificare il grezzo, quindi il punto più alto. Il livello finale va a identificare il punto dove inizia il mio pezzo finito. Quindi in automatico lui ha preso il livello superiore e il livello finale. Quindi il livello superiore 3 mm, livello finale a 0 rispetto al mio 0 pezzo. E se voglio lasciare un sovrametallo sulla mia faccia, e il numero di passati, posso dargli il numero di passati, quindi quante passate voglio fare, quindi in questo caso due passate, e profondità di passata, vabbè, 10 mm, posso dirgli tipo abbiamo 3 mm da togliere, fammi passate da 1 mm, quindi mi farà 3 passate. Tolgo però l'altezza di pulitura, quindi questa altezza di pulitura sarebbe un movimento in più, scusa, un passaggio in più finale per pulitura. Infatti se io faccio solo passate di profondità di passata 1 mm, mi farà 3 passate, 3 mm da togliere per 1 mm.
ovviamente sono 3 passate. Oppure gli dico no, invece di 3 passate fammene 2, ecco che allora cambia la profondità di passata. Modalità di fresa con corde e discorde, che mi serve soprattutto se faccio il zig. E poi passo al prossimo menu qui in sé non c'è nulla, ci vediamo la contornatura. Abbiamo i collegamenti viene definito, ci compaiono i valori praticamente di svincolo tipo livello di sicurezza 10 mm, è un default, posso selezionarlo, lo trascino come i piani, quindi ho sempre questa interattività con l'ambiente a destra e posso quindi trascinarlo o mettersi il valore qui, sempre con la mia rotellina, impostarlo. E distanza di feed è il piano che voglio cambiare di valore dall'utensile che arriva in rapido, poi voglio che si posizioni in lavoro e quindi questo cambio di velocità a che altezza voglio farla. Allora gli posso dire invece che in percentuale del diametro, gli dico guarda a millimetri 5 dal piano di lavoro, cambi e fai questo cambio da rapido a lavoro. L'approccio, perché quanto voglio che parta fuori dal pezzo, in questo caso fa il 10% del diametro, oppure posso dire in millimetri, fammi 10 mm praticamente di sicurezza, avvia, gliela faccio calcolare. Abbiamo i 10 mm al di fuori del pezzo, abbiamo la distanza feed di 5 mm dove lui cambia da rapido, che vedo in rosso tratteggiato, cambia e va in lavoro, e abbiamo le due passate di profondità. L'utensile, lui in automatico ha preso questa, mi suggerisce, mi propone la fresa da 25. Se io clicco su questo menu si apre la finestra che avevamo prima, che vi ho fatto vedere degli utensili, e qui tipo posso andare a selezionare, gli dico fammi vedere gli utensili in base al diametro, vediamo una fresa da 63 o da 50, presa da 50 cilindrica, seleziona, quindi me l'ha cambiata e adesso se io vado a avviare il percorso avrò meno passate, quindi me le fa ottimizzate. Posso andare a cambiare la strategia qui dentro, dico non voglio più uno zigzag ottimizzato, voglio una direzione e farmene solo con corde. Avvia, ecco che a ogni passata si alza e si riposiziona in modo da lavorare con corde, e quindi sempre tirando il pezzo e non contro il pezzo. Vabbè, qui bisognerebbe spiegare per chi non lo sa il concorde e il discorde. E quindi la nostra spenatura è eseguita. Se voglio vedere la simulazione, vado nel menu di simulazione e a questo punto qui ho la possibilità di vedere passo passo il mio movimento. Questo è il cursore per vedere la velocità. Se clicco avvia, lui va in continuo fino alla fine. E qui sotto vediamo il punto che lui sta andando a raggiungere. Quindi abbiamo una visualizzazione del punto che va a raggiungere e che sta lavorando, insomma. Se io mi fermo posso andare in un qualsiasi punto, quindi vedo, controllo, verifico dove sta lavorando. E questo consiglio di tenerlo acceso perché è il pulsante che mi ferma la simulazione se trovo una collisione. Quindi se io ricomincio, riseleziono la spianatura, quindi riseleziono all'inizio di questa lavorazione, qui ho il tastino di simulazione, rigenera il grezzo della simulazione all'inizio di questa lavorazione, quindi rigenera il grezzo, in questo caso il grezzo iniziale. Gli dico, bene, avvia la simulazione, lo faccio andare veloce, così finisce in fretta. Vedo che è stato tutto
ogni punto lui l'ha segnato con una spunta verde, quindi mi ha controllato tutte le collisioni e che la macchina non vada fuori corsa. In questo caso non ha trovato nessun problema, quindi ha tutte le spunte verdi. Difatti, quando io torno nel mio ambiente di lavorazione, mi ha selezionato la mia lavorazione con la spunta verde, quindi sono sicuro e posso andare tranquillo di poter processare e poter andare in macchina. Prima che mi dimentico, vi faccio vedere già come si processa, cioè questa spianatura voglio processarla, quindi creare il mio percorso utensile, vado in questo, su questo tastino, post processor, che vedo qui. Quindi vado in post processor e qui ho i miei vari, vediamo i vostri che avrete di default, sono questi, post processor di fresatura, Fanuc, Heidenhain, Sinumeric, e via dicendo. Il Fanuc, seleziono il Fanuc standard, lo seleziono e faccio avvio. Lui va a crearmi, in automatico dovrebbe aprirmi appunto come ha fatto con me il notepad piuttosto che il block notice per poter modificare e salvare il mio programma. E poi qui ho un'anteprima del mio percorso. Se non mi si apre in automatico questo file di editing di testo, lo vado ad aprire, faccio avvio in modo che mi crea questa anteprima del percorso e poi vado in editor esterno, cioè aprimi l'editor esterno. Lui va ad aprire l'editor, nel mio caso Notepad perché ho associato Notepad, probabilmente a voi aprirà il block notice, e vado a file, salva con nome, salvarmi il mio percorso, il mio programma nella chiavetta USB piuttosto che direttamente in rete sulla memoria della macchina, in modo da poterlo eseguire in macchina. Questo, quindi abbiamo visto già come si processa. Quindi questa è fatta la nostra spianatura. Vado a fare velocemente una contornatura adesso, perché sono già le 11:10, quindi rischiamo di andare lunghi. Quindi dopo la spianatura gli posso dire, se non voglio vedere il grezzo qui a destra, posso andare a nasconderlo qui. Okay? Non voglio vedere i miei percorsi utensili, nascondo, se il mio percorso lo nascondo qui a destra. Quindi ho tutte le visualizzazioni. Vado a dirgli nuovo contornatura. La contornatura non è dentro sgrossatura, ma ce l'ho nel gruppo di finitura, oppure metto tutte le loro operazioni, quindi ce l'ho comunque qui. Ho contornatura 2D. Contornatura 2D, vabbè, l'anteprima, se mi serve l'anteprima, insomma, sappiamo tutti cos'è una contornatura, e gli dico ok. Lui mi apre questa contornatura, come utensile mi tiene in automatico quello utilizzato precedentemente. Se non mi sta bene vado nel menu dell'utensile, oppure, come abbiamo fatto prima, nel menu dell'utensile vado all'interno qui e lo vado a cambiare, oppure posso fare doppio clic direttamente sulla lavorazione ed è la stessa cosa, mi apre sempre il mio database utensili e vado a selezionarmi l'utensile di diametro, facciamo la tipica presa da 20 mm, ecco, 20 mm cilindrica, seleziona. Quindi andremo a fare una contornatura con la fresa da diametro 20. Nascondo il mio grezzo per andare meglio a selezionare. Sì, adesso qui vedo il mio pezzo in visibilità metallica, con un po' di riflesso. Se voglio nascondere questo riflesso, faccio tasto destro sul mio pezzo da visibilità della parte da lavorare e gli dico nascondi il metallico. Ok? Quindi io vado meglio insomma a vederlo così. A questo punto alla contornatura voglio contornare questa parte centrale. Vado nel menu con i bordi rossi, seleziono
il mio bordo. Potrei selezionare anche le facce come contorno, ma nelle lavorazioni 2 assi e mezzo preferisco sempre dargli i bordi. Vedo che va meglio per alcune cose, quindi se posso gli do i bordi da contornare, quindi in questo caso questo fine raggetto, potrei dargli questo, potrei dargli questo sotto, ok? Non cambia nulla. Gli do il mio bordo e vado a dirgli qui che queste sono le mie curve da seguire. Gli do curve e lui mi mette qua sotto le curve da seguire. A questo punto mi compare questi simboli per la gestione del mio percorso. Allora, con questa freccia qui vado praticamente a specificare come voglio lavorare tutto nell'ambiente grafico. Quindi questa freccetta posso specificare se voglio lavorare a destra o a sinistra, in questo caso voglio lavorare al di fuori. Se voglio lavorare con corde, quindi l'utensile che va da questa parte o che va da quest'altra parte, quindi basta che clicco sulla freccetta. Con il cerchietto, seleziono il cerchietto e lo sposto, è il mio punto iniziale, da dove voglio che inizi la mia lavorazione. Quindi lo seleziono e lo trascino. Voglio che lavori con corde, quindi verso destra. E con questo quadrettino ci vado sopra, vedo che lo seleziona, trascino e questo è il mio punto di attacco, vedo l'approccio e il distacco. E questi trattini dritti sono se voglio avere una sovrapposizione dell'entrata e dell'uscita, quindi posso trascinarlo. E poi ho questo puntino in centro. Prima per trascinare il punto iniziale ho fatto clic e trascinato sul mio cerchietto. Se invece clicco sul mio punto centrale, quindi proprio il punto centrale, è praticamente dove voglio che finisca la mia lavorazione. Posso fare in modo che lavori fino a qui. Quindi inizia da qua, la mia contornatura, lavora e qui farà lo svincolo per uscire. Voglio tornare a lavorarlo tutto, prendo la mia freccetta e lo riporto all'inizio. Okay? E qui farà la contornatura completa. Farà l'entrata, l'uscita, e abbiamo visto come lavora l'interattività di poter lavorare direttamente sullo schermo. Quel che devo stare attento è a questo simbolo qui. Quello in centro tra i 3 pulsantini. Nel senso che questo simbolo qui mi dice se, in questo caso qui, che vedo una linea solo verde, mi sta informando che lavora la curva che gli abbiamo dato, il profilo che gli abbiamo dato, con il centro utensile. Quindi in questo caso lavorerà per metà fresa dentro il pezzo. Io devo stare attento che sia con questo simbolo qui, se voglio lavorare in tangenza, quindi con la spalla dell'utensile. Cioè voglio che ci sia una linea dritta e una linea tratteggiata. Ecco che infatti vediamo l'anteprima che mi fa vedere il centro dell'utensile. Il centro dell'utensile che è spostato rispetto alla mia linea. Quindi devo stare attento a questo. Posso definirgli nei vari parametri, quindi passo al menu seguente la profondità di taglio, invece di 100% del diametro, quindi 20 mm, gli dico lavora a distanza, fammi passate, di 3 mm. Livello inferiore lui va a sentire il massimo del grezzo, quindi 68, che è quello più sotto, ma a noi qui non ci va bene, voglio che lavori seleziono il cerchietto, gli dico lavora fino a qui. Seleziono il cerchietto, lo trascino, lui va a prendere, va a posizionarsi sullo snap e ha preso questo snap e difatti mi dà i 40. Se gli do avvia l'ho generato praticamente, mi ha creato il percorso utensile. Okay? A ogni giro, in questo caso si alza, se non voglio che si alzi, devo andare nei collegamenti, quindi questo menu
che abbiamo sempre dei nostri piani di svincolo, e invece di dirgli 10 mm, di alzarti di 10 mm, transizione, invece che sul piano di sicurezza stai attorno al pezzo, avvia, ecco che ad ogni passata vedo che rimane giù, quindi farà il giro, arriva qui, si distacca, va giù, si riposiziona. Okay? Ho la possibilità, adesso qua ci sono vari, posso dargli l'approccio, noi l'abbiamo modificato e sistemato per via interattiva sullo schermo, posso anche darglielo qui con valori e scriverglielo. Vabbè, ho varie possibilità, la contornatura tramite lavorazione liquidale, quindi se io provo a dargli lavorazione liquidale, gli do avvia, farà un'entrata solo, ogni giro incrementa di un tot, infatti vediamo che ha un movimento liquidale, cioè di un tot, ogni giro incrementerà della profondità di passata che gli ho dato, quindi in questo caso di 3 mm, quindi fa un approccio solo e il distacco. Posso dargli, tipo in questo caso, farà solo una contornatura, non riesce a coprire tutto il materiale, perché se io vado in simulazione, mi fa la contornatura e vedo che è praticamente un canale. Mi si ferma e mi dà la collisione. Perché mi dà la collisione? Lui mi dice, attenzione che stai entrando nel pezzo. Difatti, nella contornatura, il pezzo qui al raggio sul fondo. Io sto dicendo che con una fresa cilindrica a spigolo di andare a lavorarlo tutto, quindi lui qua vede che c'è una collisione, stiamo entrando nel pezzo e mi dà un avviso, quindi punto esclamativo. Sta a me, se mi sta bene, mi va bene lo stesso, posso comunque processare affari miei e vado lo stesso in macchina. Lui mi dà solo l'avviso. Altra cosa, se voglio lavorare con la compensazione, quindi col G41 e il G42, e il G42 devo dirgli usa compensazione raggio, usa, quindi andrà in G41. Ecco che infatti anche l'anteprima, qui vedo l'anteprima del centro utensile intratteggiato e la linea continua di dove, la linea continua è praticamente i punti che lui processerà e mi creerà sul mio percorso utensile in macchina. Okay? Quindi con questa usa compensazione del menu, sempre quello con la monopolina, ho il G41 e il G42. Cioè G41 in questo caso, se clicco questa freccetta, quindi lavoro in discorde, avrò il G42. Ok, quindi abbiamo fatto la nostra contornatura. Voglio andare a fare la foratura. Foratura faccio un nuovo, vado a fare una lavorazione foro 5D, ok. Quando gli do ok, la possibilità che ho è di selezionare tutti i fori, quindi quando faccio un doppio clic su un cilindro, lui mi seleziona tutti i cilindri di pari diametro, quindi in questo caso ho selezionato tutti i 4 fori. Quindi nella lavorazione foro 5D posso andare a selezionare questi fori e nella geometria vado a dirgli centro. Quando dico centro lui va a crearmi la geometria da lavorare, quindi queste qua. Faccio cancella perché non mi interessa questo, potrei dirgli anche riconoscimento, quindi se ho un pezzo complesso dove ho tanti fori da dover riconoscere, posso dirgli riconoscimento in automatico, riconoscimi tutti i fori che vanno dal diametro minimo 10 a un diametro massimo 20. Io mi trovo tutti questi fori qua, compresi questi, vuol dire che sono da 10 in su. Se io gli dico 12, da 12 a 20 mi riconosce solo questi 4 fori qua. Se io gli do ok, torno alla condizione di prima, cioè i fori di geometria da seguire, messi qui a sinistra. Come utensile lui mi propone la punta che trova più simile che trova nella libreria utensile, quindi in questo caso
ha trovato una 15,5, altrimenti vado qui e cambio la punta. E come ciclo di lavoro, sempre nella manopolina, quindi nei miei parametri di lavoro, vado a dirgli se voglio una foratura semplice, una foratura faccia, rompitrucciolo, quindi maschiatura, quindi tutti i vari miei cicli di lavoro. Può essere che, tipo, in questo caso mi interessa andare oltre con l'utensile, quindi è un foro passante. Se io gli dico avvia, lui in automatico va, come prima scelta, a lavorare fino al punto finale dei miei fori. Per dirgli di andare oltre o aumentare la profondità, vado a definirglielo direttamente sui miei fori, sulla geometria. Quindi torno nel mio menu di lavorazione, seleziono col maiuscolo o col CTRL, insomma, seleziono tutti i miei fori, tutti quelli che voglio cambiare. Posso andare nelle proprietà oppure seleziono il punto finale, il cerchio finale e me li trascino, quindi li faccio più lunghi. Quando vado a calcolare le lavorazioni vedrò che la mia punta arriva più sotto, oppure se torno alla condizione come prima, cioè con i miei fori della profondità che arrivano fino al piano, e quindi voglio che vada oltre della cuspide della punta, quando io seleziono i fori e tipo faccio proprietà, ho la possibilità di dirgli compensazione punta liquidale, vai oltre della cuspide, quindi punta foro. Lui in automatico sente l'inclinazione, se è 140 gradi o 118 o 120 gradi, quindi di quanto deve uscire. E mi dice che uscirà in più di 4,4 mm. Difatti, ecco che se noi vediamo, il nostro percorso sarà uscito di più di quel valore lì. E la mia punta, se io vado a trascinarla, vedo che alla cuspide che è uscita. E il mio piano è qui sopra, altrimenti vado nel menu degli svincoli, che è sempre questo, e vado a dirgli livello di sicurezza 10 mm dalla parte piuttosto che 10 mm dall'origine, oppure lo trascino e dico vai fino qui sopra, avvia, e lui svincolerà i miei percorsi. Qui cosa farà? Siccome i fori hanno tutti lo stesso arrivo, come punto di arrivo, ma hanno delle altezze diverse, mi processerà i cicli diversi, cicli di lavoro diversi, perché iniziano e quindi ottimizza in più basso o più alto. E questo come lavorazione foro 5D. Potrei fare delle tasche per fare questi, faccio velocemente delle taschine per fare queste zone qui. Faccio nuovo, in sbrossatura ho la lavorazione di tasca, e queste taschine le voglio fare prima però dei miei fori, perché i miei fori qui non ho lavorato, e lo vedo anche quando visualizzo il grezzo residuo. A parte che non ho lavorato neanche quelli, ma cioè all'esterno di questo ho fatto una contornatura di un passaggio solo. Quindi potrei dirgli la contornatura di prima lavora in sgrossatura laterale 60 mm di sovrametallo con un passo del 50%. Questa è la possibilità di dargli lavorazioni laterali con, diciamo, 80 con il mio utensile. Se poi vado a dirgli che di verificare, in questo menu verificare il pezzo, lui va a ottimizzarmi le lavorazioni e quindi farà solo le lavorazioni, che non me le fa tutte complete, dove praticamente lavora in aria, e andrà a ottimizzarle, quindi come dire, a svincolare per non lavorare in aria, ottimizzare la mia lavorazione. Quindi questa lavorazione foro 5D e poi la tasca, però queste taschine qui, che sono praticamente questi abbassamenti che vorrei fare, la voglio prima, quindi non faccio altro che prendere queste tasche e la trascino prima del mio foro, prima dei miei fori, della mia lavorazione di fori. Questa tasca devo andare a definire che lavoro queste porzioni, questi angoli qui. Allora posso dirgli seleziono
i miei bordi della mia isola interna e gli dico che è un aggiungi sporgenza, quindi fai in centro, quindi non lavorarmi questa zona perché è una sporgenza. Sia nella contornatura che nella task, in tutte le lavorazioni, nel menu delle geometrie, dove vado a definire le geometrie, ho la possibilità di dargli livello superiore e livello inferiore, perché finora abbiamo visto che gli diamo l'inizio della lavorazione, quindi superiore e inferiore, da questo menu, trascinando piuttosto che selezionando il cerchietto e portandolo su uno snap, piuttosto che scrivendolo o con la rotellina spostarmelo, ma posso anche dirglielo da dentro questo menu, quindi precedentemente, ed è il metodo che preferisco per fare prima, seleziono la faccia superiore e gli dico questo è il livello superiore. Se seleziono la faccia di arrivo, questo è il mio livello inferiore di arrivo praticamente. Anzi, il livello superiore non è neanche sopra qui, visto che l'abbiamo già contornato. Il mio livello superiore sarà questa faccia. Quindi questa faccia qui sarà il mio livello superiore e va a sostituirmelo. Sarebbe questa icona che vedo con il piano superiore. E questo è il livello inferiore. Quindi ho cambiato il mio livello superiore e il mio livello inferiore. Il livello superiore lo cancello. Seleziono questa faccia e le dico questo è il mio livello superiore. Ok, non me l'aveva aggiornato. Mi aveva aggiornato il livello superiore. E ecco che il livello superiore mi dice è a meno 40, superiore inteso come livello di inizio lavorazione, e livello inferiore meno 50. Come utensile lui ha preso il 20 mm, quindi la stessa di prima, in modo da non fare cambio utensile, avvia, mi fa la lavorazione. Perché mi fa anche il percorso esterno? Perché va a sentire che c'è il grezzo anche esternamente, quindi deve lavorare anche l'esterno, insomma, c'è del materiale in più da lavorare. Se io facessi una contornatura 2D e andassi a fare copia, incolla, questa contornatura che la chiamo CTRL R, contornatura esterna, dico fammi la contornatura esterna, cancella questa geometria e la mia contornatura adesso me la fai di questo bordo, curve, parti da questo piano livello superiore e arriva a questo piano livello inferiore, okay. Avvia, lui mi fa le lavorazioni esterne con la stessa entrata, la stessa uscita, lavorazione ad elica e vabbè, ho tutti i miei parametri. Quindi farei la contornatura del mio centro, poi la contornatura esterna, poi le taschine. Questa tasca qui, se gli dico avvia adesso, non mi fa più l'esterno, perché è andato a sentire che non c'è grezzo esternamente, quindi mi ha già ottimizzato il percorso inutile che vada esternamente a lavorare. Mi ha ottimizzato e va a lavorare su queste taschine con tutti i vari parametri, io dovrei dargli se voglio far più passate e via dicendo. Poi va a fare i fori di lavorazione. A questo punto appunto, ho tutto eseguito, vabbè, mancherebbero i fori in centro e via dicendo, e vedo che infatti tutte le mie lavorazioni hanno la V di spunta, quindi non ha trovato collisioni e non ha problemi, tranne appunto questa contornatura che abbiamo visto, il problema che mi dà l'avviso del punto esclamativo è perché va a lavorare questo raggio che c'è nel mio modello e io vado a lavorarlo con una fresa cilindrica. Quindi per salvare faccio un salva come, vado a salvare questo mio file di Scrutcam, chiamo corso webinar, ok, e quindi qui ho tutti i miei percorsi. Posso dirgli, appunto, come abbiamo già visto, processa, quindi crea il mio percorso utensili, quindi il mio programma effettivo di macchina, fammelo con il FANUC, avvia, e lui mi ha creato il percorso di tutte le lavorazioni.
create finora, perché ho il flag su tutte. Se io ne volessi una solo, basta che disattivo, tipo mi interessa processare solo la spianatura, lascio il flag su spianatura e faccio avvia, la creazione del programma e me lo fa solo della spianatura. Quindi tutte le lavorazioni le abbiamo un po' toccate tutte: spianatura, contornatura, task, lavorazione di foro per i 2 assi e mezzo. Quello che potrebbe interessarci adesso, se io disattivo tutte le mie lavorazioni, passiamo, essendo le 11 e mezza, passiamo alle lavorazioni 3 assi. Quindi anche la sgrossatura 3 assi. Io facendo doppio clic su questo, a parte che selezionando qui con un clic vedo il tempo di lavoro del mio percorso, quindi 2 ore, chissà che avanzamenti che avrò messo. Comunque, vedo già il tempo di lavoro. Se seleziono il mio setup macchina, vedo il tempo di lavoro totale. In ogni lavorazione, come ho fatto vedere, dopo l'utensile ho l'FS, cioè l'avanzamento. Qui lui mi propone l'avanzamento impostato dentro la tabella utensili. Se voglio, però, posso cambiarlo, tipo posso dire in questa spianatura, magari perché ho il grezzo e quindi voglio andare più piano, voglio che il feed del lavoro, invece di 200 mm al minuto, mi vai a 150. Lui per questa lavorazione andrà a 150 mm al minuto. Quindi posso cambiare solo per questa lavorazione. E allora ho disattivato con doppio clic su questo simbolo di foglio, ho disattivato le lavorazioni, perché per esempio voglio andare a fare una nuova lavorazione di sgrossatura waterline. Che cos'è la sgrossatura waterline? È una sgrossatura a 3 assi dove va a sentire il mio pezzo iniziale, il mio grezzo, e va a fare la sgrossatura a z costante, neanche z costante perché a piani paralleli, è più corretto dire. Se gli do ok, sgrossatura waterline, il menu rimane lo stesso, nella geometria posso anche non dargli nulla, quindi lavorami tutto. Gli posso solo dire, per esempio, lavora piano iniziale questo, quindi livello superiore questo, e livello di arrivo, facciamo, sarebbe il fondo di questa taschina, livello inferiore questo. Con una presa cilindrica, va bene, facciamo sempre la presa cilindrica da 20, le profondità di passata, la strategia equidistante, vabbè, l'alta velocità, l'adattativa, abbiamo la strategia che mi interessa di più, l'equidistante, passo laterale tra una passata e l'altra, le profondità di taglio, il 100% del diametro, no, fammi passate da 3 mm, l'angolo di spoglia 0, pulisci piani, in questo caso abbiamo tutti i piani, vabbè, quindi andrà ad adattarsi. Se io gli do avvia, quindi va a calcolarmi, va a ottimizzare in base al grezzo e al mio pezzo finito la mia lavorazione. Okay? Se vado in simulazione, qui abbiamo sempre la collisione perché va dentro il mio raggio. Se vado in simulazione, voglio simulare solo questa lavorazione, gli dico fammi un rigenera del grezzo, quindi con questo tastino qui. Faccio un play, mi dà la collisione di entrata, vabbè, devo aumentare le entrate e le uscite, non le ho neanche impostate, ovviamente, quindi gli dirò approccio, fammi un approccio ad arco al 60%, avvia. Vedremo che mi ha creato le mie entrate ad approccio, faccio simulazione e lui mi simula tutto quanto. Se voglio vado più piano, altrimenti dico fai veloce in modo da farmi vedere delle collisioni, probabilmente si fermerà al di sotto dove troverà il raggio che appunto andiamo a lavorare con la nostra presa cilindrica e a noi, e quindi troverà la collisione dentro la parte. Ah no, è stato fuori. Ah, okay. Quindi mi ha creato
è andato sentendo effettivamente se è una lavorazione 3 assi, va a sentire la mia parte finita, e quindi si è adattato e ha creato i percorsi utensile più esterno, insomma, a quel raggio, quindi non ha trovato quella collisione che avevamo prima nella contornatura. E niente, ha fatto già gli abbassamenti, la contornatura, quindi con la sgrossatura 3 assi, con una semplice sgrossatura 3 assi, abbiamo sostituito la spianatura, la contornatura esterna e le tasche. Questo come sgrossatura. Potrebbe essere che se noi vogliamo vedere qualcosa di lavorazioni 3 assi, potrei cancellare queste lavorazioni, cancella, 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 sto facendo cancella sulla tastiera e cancella. Vado nel mio modello 3D e gli dico di cancellare questo part 1, che non lo voglio più, e gli dico di importare i models, facciamo milling 3D e importiamo questo Caleffi, che so che è sempre uno standard abbastanza e che avete anche voi per poter fare delle prove. Quindi un pezzo di 3 assi, cioè di forma particolare, dove dobbiamo sentire appunto il modello finito e il modello solido. Facciamo sempre le solite procedure, seleziono il mio solido, ricucisci e poi trasforma. Trasforma, posizionamelo. Posizionello 0, x in centro, y in centro, z più superiore e più alto possibile, quindi vedo già un'anteprima qui e dico ok. Ok, lui mi ha posizionato lo 0 in centro. Quando vado in lavorazione la macchina è la stessa, gli dico di posizionarmelo, va bene, sulla morsa sinistra, in centro, ok. Il grezzo mi terrà un grezzo sempre con i 3 mm di sovrametallo ovunque. Gli dirò solamente di posizionarmi il pezzo, quindi il sistema di coordinate pezzo, più in basso, quindi non più a 107, ma lo voglio posizionare più in basso e y più avanti fino a posizionato qui. Ok. E la mia morsa, se voglio chiuderla in questo modo. Okay? Così almeno abbiamo una simulazione effettiva delle mie collisioni. Vado a salvare questo pezzo, lo chiamerò forse webinar 3x, giusto per differenziarlo da quello di prima. E a questo punto posso dirgli, fammi una nuova, abbiamo detto, sgrossatura waterline, non seleziono nulla, e gli dico semplicemente lavora come punto iniziale, livello superiore, lui mi dà i 3 mm perché sente il grezzo, e come livello inferiore lui sente il punto inferiore, i 26. Io non voglio questi 26 perché altrimenti andrebbe contro la morsa, lavora meno 19, quindi sono più alto della mia morsa. Con passate, profondità di taglio di distanza, fanno passati di 3 mm e via. Qui vedo già un'anteprima, quindi vedevo già quando sono qui, adesso nascondo il percorso utensile, vedo già, mi fa vedere un'anteprima delle passate che va a fare, quindi i piani di 3 mm. E quindi va a farmi questa sgrossatura. Vado a vedere in simulazione il grezzo risultante, ancora il grezzo di prima, quindi glielo devo far rigenerare, ecco il grezzo, e fammi vedere, anzi, senza neanche simularlo, fammi vedere direttamente il grezzo risultante di questa lavorazione. Quindi clicco questo tasto qui e vediamo il grezzo risultante di questo pezzo, di questa lavorazione. E a questo punto potrei andare a definire, dirgli fammi una nuova lavorazione, andiamo in finitura, dove abbiamo tutte le lavorazioni, 3 assi, c'è una scallop, una liquidale, finitura waterline. Dai, vediamo una finitura waterline, o anche una scallop. Facciamo una scallop, che allora è una lavorazione più 3 assi, quindi da sentire le superfici.
Se facciamo questa lavorazione scallop, gli vado a dire cosa voglio lavorare, nascondo la macchina perché vado meglio a programmare senza la macchina. Su questa lavorazione scallop la voglio eseguire non con una fresa cilindrica, ma facciamo con una fresa sferica da 12 piuttosto che una fresa sferica da 6. Ecco, una fresa sferica da 6. Gli dico di lavorare, anzi lavora tutto, quindi non posso dare superfici da lavorare oppure una zona di lavoro, o in questo caso possiamo dargli, anzi diamogli una zona di lavoro, così gli dico in geometria, mi metto dall'alto, lavorami questa zona qui, giusto per vedere le possibilità che abbiamo. Quindi dico lavorami, seleziono questa zona, gli dico questa è la mia zona di lavoro, lavora con un passo del 20% del diametro, quindi passi da 1,2 mm, livello inferiore meno 26, abbiamo detto di andare a meno 19 perché altrimenti ho le mie morse. Avvia, mi ha creato la lavorazione scallop solo di questa zona che io gli ho dato all'interno di geometria. Okay. Se tolgo in geometria questa zona di lavoro, non la voglio più, gli dico cancella questa zona di lavoro, avvia, quindi creami tutta la lavorazione, questa lavorazione scallop, va a sentire tutto il solido, va a fare un percorso utensile e va a lavorarlo solo fino alla profondità di 19 mm perché poi ho le mie ganasce della mia morsa. Ok? Quindi questo è un po' come posso impostare le lavorazioni 3 assi. Quindi qua potete guardarvele tutte le varie strategie di lavorazioni 3 assi, poi c'è la Z costante e via dicendo. Corro un po' perché il tempo stringe. Quindi adesso abbiamo detto che dopo la lavorazione 3 assi vi faccio vedere qualcosa dei robot. Quindi a livello di robot, già da qui io semplicemente posso dirgli non voglio più lavorare con la mia macchina, questa dosa, ma vado a selezionare un robot. Quindi doppio clic sulla mia macchina, vado nelle lavorazioni a prendere il mio robot che può interessarmi, che potrebbe essere questo Fanuc qui, un Fanuc normale, un robot, e gli dico, per la nuova macchina, sì. Okay. Questo è il nostro robot da poter lavorare, sono dei robot che adesso stanno prendendo piede e si lavora appunto, come vi dicevo 2 orette fa, lavorano dal marmo a materiale come può essere plastica, polistirolo, per fare statue e cose del genere. Più o meno con i concetti che abbiamo fatto questa mattina possiamo lavorare anche con i robot, nel senso che adesso abbiamo caricato il nostro robot, qui vedo tutti i miei movimenti del robot che posso fargli fare, però il mio pezzo attualmente come sistema di coordinate lo vediamo, è qui dentro, e allora lo devo spostare in Y, gli dico di spostarmi, no, non in Y, in Y posso tenerlo anche a 0, in Z vabbè 70, 0 non cambia, in X gli dico di spostarsi, vediamo, 500 oppure 1000, ok? Qui magari è come se fosse sopra un banco posizionato. Tengo questo modello senza stare lì a cambiare e portare dentro una testa, quindi reimpostare tutto. Questo solo per far vedere come posso andare anche
a cambiare la mia lavorazione da un robot a una fresa 5 assi, quindi su un'officina dove ho varie tipologie e possibilità di lavoro, come posso spostarmi da un'attrezzatura all'altra. Quando vado a lavorare su sgrossatura waterline, devo andargli a dire, e questo serve anche per le macchine 5 assi che adesso non abbiamo visionato. Se qualcuno di voi interessa la macchina 5 assi, il posizionamento della macchina 5 assi, magari glielo spiego in privato, mi chiedete, ci colleghiamo, vi faccio vedere. E devo andare a dirgli praticamente l'asse rotante dove voglio che vada a lavorare la mia fresa. Gli dico lavora perpendicolare a questa faccia. Okay? Lui va a posizionare il mio utensile perpendicolare a questa faccia e mi fa vedere che probabilmente questo robot non riesce a raggiungere questa posizione, quindi me lo fa vedere in rosso. Mi fa vedere in rosso anche gli assi qui sotto del mio robot. Però posso andare a dirgli su flip base, flip gomito, flip polso, vuol dire farmi l'alternativa. Ecco, flip polso mi fa vedere che ruota questo, la testa. Ok? O di qua o di qua. Allora di qua non mi permette di eseguirlo e me lo fa vedere rosso. Se lo ruoto dall'altra parte, vedo che invece il robot ci arriva, probabilmente per gli assi, per la possibilità che ha di movimentazione, e quindi posso farglielo generare. Se io genero la lavorazione, gli dico avvia, ecco che mi ha creato la lavorazione, non è la stessa lavorazione di prima, solo che è andato a calcolare i movimenti del robot. La stessa cosa nello scallop, la seleziono, gli dico flip, quindi vuoto sotto sopra l'alternativa, gli dico avvia, va a calcolarmi la lavorazione che abbiamo fatto prima, e posso andare a simulare. Se vado a simulare il mio robot, simula avvia, faccio andare più piano, e vediamo il nostro robot come andrà a simulare, a lavorare. Quindi la lavorazione, se guardassimo solo se questa parte qui, è uguale. Cambia tutta la cinematica del nostro robot che comunque Sprutcam va a tener conto, e quindi i 6 assi del robot andrà a processarli nel programma con linguaggio adeguato. Qui sto facendo la lavorazione di scallop, quindi la finitura, e basta. Vabbè, dopo, vabbè, qui abbiamo ovviamente gli assi che sono appunto i 6 assi del robot. Ci sarebbe da fare un discorso per i punti di sincronismo che hanno i robot, che sono i punti dove il robot si blocca nel caso, vabbè, chi lavora con i robot sa quali sono i punti di sincronismo, e posso andarli a vedere e controllare dal menu qui sotto del robot, e quindi per essere sicuro che quando vado a dare il programma al robot, lui non vada a bloccarsi durante la produzione. E quindi sono già sicuro e vado a controllare effettivamente che non ci siano questi problemi. E quindi questo per la questione dei robot. E quindi ci rimangono 10 minuti per l'idea che avevamo di fare 2 ore di corso base, poi vediamo se avete delle domande, oppure farò anche qualcosina in più magari di tornio, adesso vediamo. E per ora quindi abbandono il robot e andiamo a fare ambiente di tornio. Quindi gli do un nuovo progetto, salvare le modifiche, dico no. È 2 ore che parlo, spero che almeno 2 o 3 siano ancora svegli, che non abbiate preso sonno tutti quanti, ma ho fiducia in voi. Quindi gli ho dato un nuovo file di lavoro.
lui si apre con l'ultima impostazione, quindi in questo caso con il robot. Vado a dirgli che lavoreremo con metti un tornio, potrebbe essere, vabbè, voi avrete sicuramente questo tornio XY, XZ, dei torni base, forse avrete anche questo dentro. Vado a dargli un tornio semplice, un mandrino, una torretta e una contropunta. Quindi ho selezionato la macchina qui. Vado in modello 3D e vado a dirgli di importare dentro la cartellina modello, importa, e vado a selezionarmi un mio modello solido che potrebbe essere questo pipe fitting, che è una cosa abbastanza standard, posso vedere. Ok, quindi abbiamo questo particolare che sarebbe meglio, sicuramente sarebbe più adeguato per un tornio in fresa, perché ovviamente abbiamo quindi una macchina multitasking, insomma. Facciamo la prima lavorazione di tornitura, poi teniamo conto che lo posizioniamo in una fresa e andiamo a definirlo. Allora, il posizionamento del mio pezzo, intanto lo seleziono tutto, come abbiamo visto finora, e faccio ricucisci. Lui va a sentire ed sicuramente male non gli fa. Come posizionamento, il tornio ha la Z lungo l'asse di lavoro. Come sappiamo, per chi lavora sul tornio lo sa benissimo, che la Z è lungo l'asse di rotazione del pezzo. Però sappiamo anche che il pezzo, di solito quando lo programmiamo come visto di fianco. Quindi definiamo nella programmazione a bordo macchina il percorso visto di fianco, quindi il nostro profilo visto guardandolo da questa vista qua. E quindi questo è il nostro piano principale, l'X e Y che dobbiamo avere, perché è su questo piano che noi dobbiamo andare a definire il nostro percorso da seguire, il nostro profilo da seguire. Quindi il nostro pezzo dovrà essere ruotato perché il nostro piano che noi abbiamo, il CS globale, quindi quello principale, abbiamo detto che è quello rosso e verde, quindi dobbiamo ruotare il pezzo in modo che, vedendolo in questo modo, sia ruotato e lo vediamo di fianco. Quindi selezioniamo il nostro solido e gli do trasforma, ruota attorno alla Y di 90, okay? In modo che andremo a visualizzare, a posizionare il nostro pezzo con la X uscente dalla faccia, la Y verso l'alto e la Z verso di noi. E quindi vedremo il nostro pezzo da di fianco. Così il pezzo è posizionato e nella parte modello 3D non abbiamo nulla, nient'altro da fare. Possiamo andare direttamente in lavorazione e lo vediamo già nella posizione del mandrino. Perché lo vediamo dentro il mandrino? Allora, intanto in automatico come pezzo da lavorare abbiamo visto anche qui che ci propone quello all'interno dentro la cartella modello, quindi quello che abbiamo importato dentro questa cartellina, questo file IGES che abbiamo selezionato. Come grezzo prenderà quello di contenimento, un cilindro attorno alla parte, però quello che a noi adesso dobbiamo andare ovviamente a sistemare è che non lo vogliamo lavorare dentro il mandrino perché non sarebbe una bella cosa, quindi lo sconsiglio, ma dobbiamo portarlo fuori per prenderlo tra le griffe. Quindi in sistema di coordinate, quindi sono le stesse procedure che abbiamo fatto prima con la fresa. Quindi vado in sistema di coordinate, i tre puntini, mi si apre questa finestra e vado a posizionarlo, mi posiziono a destra, posso posizionarlo anche da qui se voglio posizionarlo di quanto voglio tirarlo fuori praticamente dalle griffe.
metti che così ci vada bene, voglio chiudere le griffe, quindi vado qui sotto e gli dico non la presa del 150, bensì da, vediamo quant'è il nostro grezzo, lo visualizzo qui, lo vedo di quanto voglio chiudere, così mi sta bene, vabbè 60, okay, e quindi sono pronto con il mio setup della macchina. Se non 60, 70, 65, ok? Quindi con il mio setup sono pronto. Salvo anche questo come corso webinar, facciamo late. E a questo punto il mio 0, come prima, me lo tiene di default sul punto iniziale. Vado a dirgli creami una nuova lavorazione di tornitura e sfacciatura oppure sgrossatura esterna, che vediamo subito qualcosa di interessante. Allora, sgrossatura esterna, vabbè, la visualizzazione, qui se voglio vederlo metà, pieno, via dicendo, lo visualizziamo a 3/4, così andiamo meglio. Bene, vediamo che lui mi ha estrapolato il percorso da tornire, tenendo già in considerazione la rotazione delle due ali del nostro pezzo, ali, sì, vediamo se si vedono. Quindi queste è come se avesse fatto ruotare il pezzo e avesse tenuto in considerazione anche queste sporgenze. Fammelo vedere 3/4, va bene, e fammi vedere il grezzo, mi interessa. Parte a lavorare, così vedo il mio profilo, e allora adesso che mi ha estrapolato il profilo, avrà in automatico, vediamo che utensile è andato a selezionare, mi ha preso un utensile sgrossatore, quindi un utensile che avevamo dentro il nostro magazzino utensili, era già stato definito. E probabilmente sì, vedendo dal codice non è un codice mio, ma è uno di quelli standard che ha lui all'interno. Quindi noi in automatico possiamo andare nella parte di geometria, quindi come facevamo nella fresatura, la logica è la stessa. Vado nel profilo di lavorazione di tornio e qui ho questa bandierina che ci permette di trascinare, quindi avere un controllo diretto sullo schermo interattivo per dirgli dove voglio far finire la lavorazione. Quindi semplicemente trascinandolo, dico arriva fino a qui, voglio che vada oltre, seleziono il punto e me lo trascino, magari lo voglio più lungo di 1,35 mm, posso andargli a dire voglio non 1,2 mm, vai più avanti 1,5 mm. L'uscita non la voglio a 45 gradi, ma la voglio verticale, voglio l'entrata verticale, orizzontale a 45, oppure la voglio tipo l'entrata con doppio clic, posso dirgli che voglio l'entrata in raggio. Posso dirgli, ecco, sugli spigoli, posso dirgli seleziona lo spigolo, qui non voglio lo spigolo vivo, ma voglio un raggetto da 0,5 piuttosto che 0,3. In automatico lui qui andrà a farmi uno spigoletto da 0,3. Qui invece non voglio uno spigolo, ma voglio uno smusso, seleziono, dico smusso, non da 0,5, ma sempre uno smussetto da 0,3. Quindi vado a definire. Qui, per esempio, non voglio la parte conica e voglio togliere questa curva, questo segmento. Seleziono il segmento e sul menu che mi compare in automatico andrò a dirgli deseleziona. In automatico lui va a prolungare il mio, questa curva della mia faccia e nella mia parte del cilindro fino al punto di incrocio. Posso andare qui e dirgli se voglio aggiungere un raggio o uno smusso, come abbiamo visto finora. E se faccio avvia mi va a calcolare
la lavorazione. Qui ho tutti i parametri, quindi posso dirgli se è una sgrossatura, un ciclo di sgrossatura, un profilo solo per un passaggio solo, la direzione assiale o radiale, se radiale mi farà una sgrossatura come lavorando di faccia, gli step, fammi passare da 1, 2, ok, già scrivendo gli step come millimetri, ok, posso dirgli 0,6, già mi fa vedere un'anteprima, quindi vedo in modo automatico le passate che va ad eseguire. Cosa può servirmi? Sovrapposizione, svincolo, questo è il sovrametallo per la passata, l'ultima passata di finitura, se voglio fare la passata di finitura che sarebbe questa. Potrebbe servirmi controllo a grezzo e per andare a ottimizzare il grezzo, quindi se io gli faccio controllo a grezzo, qui vede che non c'è grezzo da lavorare, okay, perché il grezzo definito è di diametro uguale al pezzo, quindi con controllo a grezzo non va a farmi queste passate superflue. Compensazione, qui all'interno del mio menu, sempre con la manopolina, ho la possibilità di dirgli se voglio che l'utensile vada in immersione, quindi vada all'interno oppure no delle mie cave, come in questo caso. Prima era non andare in immersione, quindi va dritto dove trova il tipo delle gole, oppure no, dove puoi vai all'interno, sulla parte del piano, quindi lui entrerà per andare a sgrossare questa gola. E quando entrerà tiene un grado di sicurezza dietro all'inserto per non andare come a scivolare, quindi creare attrito e quindi che l'utensile dell'inserto abbia un'usura maggiore. Difatti, se noi portiamo il nostro utensile vicino posizione, vediamo che il percorso che andrà a fare ha un grado che in meno, quindi entrerà più morbido per non andare appunto a scivolare proprio sui gradi e sull'inclinazione dell'inserto per non sviluppare calore e non andare a perdere il tagliente dell'inserto. Invertire se voglio che entri da di qua e esca dalla parte opposta, lato destro, lato sinistro, che sono le stesse che posso comunque modificare qui con le freccette, che è come la contornatura che abbiamo visto nella fresatura, quindi non voglio che lavori da qui verso di qua. Se seleziono la freccetta partirà dalla parte sinistra. Sovrametallo radiale e assiale, se voglio appunto, rispondo grezzo, se voglio lasciare un sovrametallo sul radiale di 0,5, ecco che scrivo 0,5, lui già mi fa vedere che lascia il sovrametallo 0,5. Se invece gli dico bene, vai tipo finito, però ho bisogno di lasciare del sovrametallo, metti su questo diametro perché ci va una boccola o qualcosa in tolleranza, io posso selezionare anche il mio profilo, lo trascino e gli dico di lasciarmi 0,2, 0,3, 0,4, okay? Me lo posso spostare in automatico, quindi lasciando del sovrametallo solo su questa zona. Quindi ho un controllo, una modifica direttamente qui sullo schermo, tutto sullo schermo. Quindi adesso lasceremo il sovrametallo. Gli dico avvia e vedremo che il nostro solido di risultante, cioè, okay, il solido risultante è più alto di quel che, vabbè, abbiamo l'esagono, quindi non si vede bene, però è più alto di quei 0,2, 0,5 che abbiamo lasciato. Una cosa che mi stavo dimenticando di dirvi, che abbiamo anche nella fresatura, cioè, e anche quindi nella tornitura, è questa possibilità di confronta parte. Confronta parte, se noi lo selezioniamo, vi fa vedere praticamente il materiale residuo o finito rispetto tra la parte
da lavorare e la parte del grezzo. Questa è la leggenda, quindi abbiamo una leggenda, mi dice dove visualizzi blu vuol dire che hai più di un decimo di materiale da lavorare, da togliere ancora. Azzurro hai più di un centesimo e verde è dove sei finito, quindi non finito come persona, ma finito come materiale finito, e quindi è verde. Quindi vediamo che qua siamo già arrivati a misura e qui abbiamo ancora da togliere. E qui infatti vediamo i nostri 2 decimi ed ecco che è azzurro. Per uscire da questa modalità di confronto a parte, riseleziono. Quindi qui abbiamo la sgrossatura, poi abbiamo nuovo, possiamo fare una lavorazione di, può essere foratura di tornio, gli dico, mi dice che non c'è un utensile adeguato, vabbè. Non c'è nessun utensile adeguato da poter posizionare. Nella torretta 9, ok. Praticamente sono andato dentro a questa lavorazione, gli ho detto nell'utensile, guarda che voglio utilizzare la torretta 9. La torretta 9 perché è una torretta dove posso posizionare la mia punta e quindi può andare a lavorarlo, perché altrimenti lui non so se era nella torretta 1, insomma su questa torretta qui, che quindi non è un portautensile adeguato al mio utensile di foratura. Quindi con la foratura vado a dirgli nella geometria riferimenti gli sto dando ok, ho sbagliato lavorazione. Lavorazione foro tornio, questo è quello che ci interessa a noi, non la foratura tornio. Ho sbagliato la lavorazione. Lavorazione foro di tornio è la lavorazione che praticamente mi fa la foratura in centro con utensile fermo e il mandrino che ruota. Difatti in automatico va a prendere il punto 0, 0, x, 0y e z0, il diametro, cioè il diametro, e la lunghezza lui va a prendere di tutto il nostro foro. Se io voglio lavorare fino a 35 mm, okay, posso andare a modificarlo ed è praticamente la stessa foratura, cioè si comanda come abbiamo visto le forature nella fresatura. Gli ho dato avvia, l'ha calcolato e quindi è andato a fare la foratura in centro per 35 mm con foratura semplice, quindi solo dentro e poi esce e dico no, fammi con rimozione del trucciolo, quindi a step di 3 mm esci e mi fai questa lavorazione di foro. Vado a vedere, andiamo un po' più piano e vediamo che ha fatto la foratura con scarico del trucciolo. Potrei andare a fare una lavorazione interna, quindi con un utensile interno, una finitura esterna, una sfacciatura, lavorazione di gola. Allora magari una gola potrebbe essere per andare a fare questo. E quindi abbiamo tutte le nostre la filettatura, abbiamo tutte le nostre lavorazioni di tornio. Quindi la nostra procedura di lavoro, la nostra logica alla fine è sempre quella. Avete visto che è simile sia per la fresatura che per la tornitura e quindi di conseguenza anche tra le varie lavorazioni di tornio. Bene, quindi alla fine sono mezzogiorno e 10, quindi vi ho rubato 10 minuti in più di quello che avevo prospettato. Ho dovuto correre un po' di più sul tornio, spero che abbiate capito lo stesso. Vi ringrazio per l'attenzione, vedo che siete rimasti in tanti.
non so quanti svegli e quanti abbiano capito. Ok, grazie, e c'è chi mi mette il pollice in su. E se avete qualche domanda al volo, 10 minuti ve li posso, cioè, possiamo ancora stare qui, posso far vedere e posso rispondere, magari può far comodo a tutti avere delle risposte sulle domande che qualcuno di voi ha da pormi. Allora, se volete potete scrivermi delle domande direttamente qui sulla chat, oppure sapete che adesso mano a mano proverete a fare degli esercizi e se avete delle domande non fate altro che scrivermi o chiamarmi. Sono a disposizione e avevo idea, ma vi scriverò una mail nel pomeriggio. Allora mi è arrivata una domanda, adesso la leggo e rispondo. Domani pomeriggio di fare magari una visualizzazione di nuovo di questo video, se riesco in modo più veloce, e fare una chat come una conversazione più libera, più tranquilla, dove posso rispondere magari alle vostre domande, ai vostri quesiti, e può essere quesiti di vario genere, dai moduli di lavorazione che siano in fresatura, in tornitura, a qualsiasi domanda. Insomma. Allora, vediamo un po'. Allora c'è chi mi chiede se posso fare un profilo personalizzato con una curva in tornitura. Sì, perché se io, quindi immagino che la domanda che mi viene fatta sia quella che se io ho un profilo di tornitura, ma potrebbe essere un profilo che io vado a disegnarmi sul piano XY, teniamo conto, facciamo un disegno, potrei avere un DXF, quindi mi creo una mia curva. Okay, mi riporterò questa curva, ce l'avrò anche nel disegno, nella tornitura, quindi una curva disegnata o che mi sono importato appunto in un DXF. Vado a farmi copia, incolla di questa lavorazione della sgrossatura e nella geometria vado a cancellargli questo profilo. Ho la curva selezionata, doppio clic mi prende tutte le geometrie collegate in tangenza. Queste non sono in tangenza, vabbè, le ho selezionate tutte e vado a dirgli sgrossatura. Quindi lui va a farmi una tornitura del profilo appena selezionato. Quindi spero di aver risposto a questa domanda. Allora, mi viene chiesto se ho un grezzo di fusione da lavorare, quindi un grezzo particolare, immagino venga inteso, quindi un grezzo di fusione o un semilavorato, se devo per forza, se devo per forza importare il 3D del grezzo. Allora, se importo il 3D del grezzo, sicuramente ho un'ottimizzazione. Se però non ho il 3D del grezzo, quindi tornando al discorso di fresatura, immagino sia soprattutto, potrebbe essere anche nella tornitura. Se non importo il 3D del grezzo, io ho la possibilità, sia nella tornitura che nella fresatura, nel menu di grezzo, che è questo qui, di dargli probabilmente nella tornitura darò un profilo di tornio. Quindi ho un profilo, però almeno un profilo lo devo avere, un DXF o qualcosa che mi sto disegnando io, e posso dargli un profilo da ruotare e quindi dargli questo come grezzo personalizzato, particolare, di fusione o semilavorato. Nella fresatura darò un profilo e un'estrusione, quindi uno spessore a questo profilo. Spero di aver spiegato quello al quale mi viene chiesto sul grezzo di fusione. Ok, c'è chi mi dice che sembra chiaro. Perfetto. Allora c'è chi mi chiede nella fresatura 3 assi, quindi nella sgrossatura waterline, quindi nella sgrossatura piani paralleli, se posso decidere
il punto esatto di partenza del percorso utensile. Sì, allora questo potrebbe essere utile. Riapro, salvo questo, riapro il mio percorso webinar 3 assi che abbiamo visto prima, e tipo nella sgrossatura potrebbe, che non l'ho salvata perché sono furbo, quindi sgrossatura waterline, ok, gli dico di fammi una sgrossatura che arriva fino abbiamo detto fino al 19,5, va bene, va via. Qui possiamo dargli, abbiamo questo menu del pezzo tagliato, sezionato, che è un foro rosso. In questo menu possiamo dirgli se abbiamo un punto di, tipo un preforo. Se abbiamo un preforo e vogliamo entrare con l'utensile in questo punto, possiamo darglielo a definire. Quindi selezioniamo il foro e gli diciamo centro, oppure glielo diciamo con coordinate, quindi crea, gli diciamo che a x 20 e y 30 c'è il nostro foro di entrata, e quindi l'utensile cercherà di entrare in una profondità di 20 e cercherà di entrare su questo foro. Vabbè, adesso qua è fatto a caso ed è in mezzo al pezzo, però con questo menu, se noi abbiamo un foro, dei prefori, possiamo entrare su quel foro. Quindi penso sia questo il punto esatto di partenza di un percorso 3 assi, sgrossatura waterline. E lui, altrimenti, se è una sgrossatura del genere, cercherà di entrare comunque esternamente, visto che può entrare esternamente, che non c'è una tasca chiusa. Cerca sempre di entrare esternamente nel vuoto e entrare in quella zona lì. Va bene, la sgrossatura posso dargli anche di saltare i fori. Se ho dei fori posso dirgli non lavorare all'interno dei fori più piccoli di un certo diametro. Ok, il mio collega che sta seguendo il webinar giustamente mi suggerisce una risposta al fatto del grezzo di fusione, che correttamente, su subito, quando voi non ci avevo pensato, mi ricorda che c'è la possibilità nel grezzo di dargli anche un grezzo, tipo se appunto abbiamo un grezzo di fusione, che generalmente i grezzi di fusione hanno tante volte tipo un materiale superficiale su tutto il pezzo, posso dargli un grezzo di fusione con un grezzo di 3 mm. Lui andrà a crearmi un grezzo esterno con 3 mm di sovrametallo su tutto il pezzo. Me l'ha creato questo. Cancello il grezzo precedente, che era il parallelepipedo, e abbiamo il grezzo di fusione, cioè il grezzo con sovrametallo di 3 mm ovunque. Quindi grazie per la specifica, mio collega torinese. Mi viene chiesto per una filettatura trapezia o intolleranza su un centro di lavoro a 3 assi. Su un centro di lavoro a 3 assi immagino che, se è un maschio trapezoidale è un maschio, quindi lo fa in automatico questo, il profilo della filettatura. Quello che potrebbe cambiare è invece la filettatura esterna, quindi potrebbe essere una lavorazione di contornatura liquidale o foratura, potrebbe essere una lavorazione di foratura dove all'interno io posso dargli di fare una lavorazione a spirale e una lavorazione a spirale che potrebbe essere tipo la filettatura con fresa a pettine, non di un foro ma di un esterno. Quindi potrebbe essere una protuberanza, un cilindro esterno che ha una filettatura esterna, io devo andarla a eseguire con un utensile chiamato fresa a pettine o con un inserto,
e quindi io vado a definirgli la direzione del filetto, se è una destrosa o una sinistrosa, il passo del filetto, la spirale da Z massima a Z minimo, da Z minima a Z massimo, quindi da sotto a sopra, da sopra a sotto. E ovviamente se è trapezoidale devo avere l'inserto a forma trapezoidale. Qualcuno mi chiede se non mi riempie eventuali tasche o fori da realizzare. Non so se cosa intende esattamente con non mi riempie eventuali tasche o fori da realizzare. Comunque, non so se è quello che capisco io, ma io ho la possibilità di tappare dei fori, tipo nelle lavorazioni per chi lavora. Lui intende nel grezzo di fusione. Sì, nel grezzo di fusione, quando creo grezzo di fusione, tipo in questo caso, lui lo fa ovviamente su tutto il pezzo che io ho definito pezzo da lavorare, particolare da lavorare. Però io ho la possibilità in modello 3D di tappare dei fori. Quindi se io ho dei fori, dei pezzi già eseguiti e vado a creargli un cosiddetto tappo, vediamo se me lo fa anche qui, ecco, tipo in questo caso, ho creato una superficie per tappare questo elemento. Se questa superficie vado a definirla come superficie del mio pezzo finito, sarà effettivamente considerata come pezzo finito e quindi il grezzo di fusione con grezzo esterno che lui va a creare di 3 mm terrà in considerazione anche questo tappo e quindi posso personalizzare in questo modo il grezzo. Quindi questo spero di aver risposto a questa domanda. Bene, siamo